il panorama qua in cima al Coglians Buongiorno, un'oretta di cammino e sono a Givigliana e sono partito da praticamente il cimitero di Rigolato, ho parcheggiato lì la macchina e adesso sono qui, sono circa 400, poco più di 400 metri di dislivello e un'oretta. E da qua seguirò adesso il 151 in direzione Crostis e vedo fino a dove si arriva, fino a dove voglio di arrivare. Un po' a cercarsi della strada. Finalmente sono uscito dal bosco perché veramente quel pezzo di 151 era tremendo. È ripido, veramente ripido, è tutto pieno di schianti, di alberi, bisogna fare deviazioni di qua, di là, cercarsi la strada. Ho fatto fatica, ho perso anche sicuramente parecchio tempo, però adesso spero che da qui in poi sia più bello, anzi sicuramente più bello. Il panorama comincia a essere interessante. Allora partirà sicuramente una protesta ufficiale al comune di Rigolato perché dopo 1000 metri di dislivello in più o meno 3 ore con pendenze assassine in mezzo al bosco pieno di schianti si arriva finalmente su un tratto con un po' di panorama in cui il sentiero spiana. È quasi incredibile.
Crostis ormai è in vista, però da qua in poi il sentiero scompare un po' sotto la neve, quindi sarà un po' da ravanare. Vedo se mi conviene seguire il percorso del sentiero o se mi conviene andare un po' fuori ma evitare un po' di neve. Crostis! Yuhu! Finalmente su! Un po' difficiletta l'ultima parte, ho dovuto mettere i ramponi perché la neve era duretta e era abbastanza pendente, però comunque qua su bellissimo! Wow! Panorama qua in cima al Monte Crostis è veramente spettacolare, però fa freschino. Mi sono messo addosso tutto quello che avevo e boh, tira vento, è quello che fa freddo come sempre. Direi che dal freddo del Crostis e tutto, io adesso ritornerò giù per la stessa via dell'andata e qua il sole non si è visto neanche un attimo, sì, proprio 10 secondi forse. Peccato perché mentre salivo vedevo che la cima era proprio sul sole, però adesso si è piazzato sopra un nuvolone nero e non se ne va neanche a sparargli canonate. Peccato, vabbè, prossima volta sarà col sole. Primo pezzo di discesa sulla neve, pezzi teneri, pezzi duri, comunque sono 100-200 metri ma servono i ramponi, senza non si va o si rischia troppo.
Il tratto da ramponi è finito, adesso li tolgo e continua la discesa. Il pezzo più rognosetto, chiamiamolo così, sotto la cima è fatto. Adesso sono nuovamente sul sentiero più tranquillo, più semplice, e ovviamente esce il sole. Allegria, direbbe il buon Mike. Sono sull'ultimo pezzo di sentiero bello, tranquillo, e adesso purtroppo ancora pochi minuti e rientro nel bosco e dovrò di nuovo dire belle parole per attraversare tutti gli schianti e i casini vari che ci sono. Però non c'era alternativa per la discesa, ovvero c'era un'alternativa, però era un giro, veniva fuori un giro veramente lungo e ancora la strada non la conosco e magari trovavo schianti anche dall'altra parte, quindi poi diventava lungo e con gli schianti veramente uno spettacolo. E quindi niente, ritorno giù di qua, l'ho fatto in su, lo rifaccio anche in giù e viva, a posto così. Ecco, mi sono fermato un attimo giusto per farvi vedere cosa intendo quando parlo di schianti lungo il sentiero, e come questo che vi faccio vedere ce n'è parecchi. Eccolo qua, il sentiero passa dritto là in mezzo, ovvero passerebbe, e niente, tutto questo porta a dover deviare dal sentiero, e più su a me ha fatto sbagliare strada perché poi non ho più visto i segni bianco e rossi perché sono andato troppo a destra o troppo a sinistra, e niente, poi mi sono fregato da solo e ho fatto un tratto ripidissimo in su prima di rientrare di nuovo sul sentiero. And finally back to Givigliana. Ormai manca poco per ritornare dove ho parcheggiato la macchina, poco dopo Rigolato, e niente, è tempo sicuramente di un piccolo riassunto di questa gita. La gita nel suo complesso vi porterà a fare 1600 metri di dislivello complessivo per circa 17 km ed è tostina, non la consiglio. Io l'ho fatta solo per lo sfizio di farmi appunto i 1600 di dislivello che volevo fare, altrimenti il cross si può fare da collina, è più semplice, si arriva comunque lì e la vista è comunque spettacolare. Però da qui per contro passate da Givigliana, che è un paesetto stupendo, un vero gioiellino, con la chiesa tutta piena di murales e veramente bellissimo, anche le casette sul monte con il panorama giù verso le valle. Il cross di su non occorre che vi dica che è bellissimo, si ha il Cognas e il Chianavate proprio davanti, e poi si intravede tutta la conca di Sappada con il Rinaldo, il Peralba e la creta forata di fronte anche abbastanza vicina, quindi il panorama è veramente superbo. Però appunto se lo fate dove ho fatto io, ho fatto una bella smazzata che forse non ha senso. Per il resto io sono contentissimo della gita perché non era semplicissima neanche di per sé, e niente, vado
vado a riposarmi perché sono stanchino. Anche l'ultimo pezzo da fare sulla neve con i ramponi, anche se sono solo 100 metri, è stancante, però ho dovuto metterli perché se no li avevo tornavo indietro sicuramente, perché è abbastanza inclinato e la neve è un po' dura e scivolando si va ben giù, insomma. Bene, gita finita, vi saluto tutti e alla prossima, ciao!